Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, nuovo contenuto quest'oggi perché quello di ieri appena caricato l'ho dovuto eliminare. Ringrazio comunque Vincenzo che nei commenti nell'immediato dopo la pubblicazione mi ha fatto sapere che c'è stata comunque la telefonata di De Laurentiis per quanto riguardava la situazione Simonelli, i 3 punti di penalizzazione, la violazione della clausola compromissoria in base a quel ricorso che poi si diceva è stato ritirato fuori tempo massimo e quindi si rischiava la penalizzazione. Rientrato il tutto, siamo contenti così. Il Napoli può concentrarsi al 200% sul mercato e sulla partita, diciamo che si deve giocare domani sera contro il Verona. Philip Billing, il punto della situazione sul calciatore, numeri, presenze e diciamo caratteristiche. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, toccheremo anche l'argomento Kvaratskhelia. Iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, magari attivando la campanellina così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Appello al mister per la conferenza stampa di oggi alle 14:15. Certificato medico, mister, affaticamento, non ti presentare perché questa conferenza stampa di oggi può andare a finire veramente male, viste comunque le situazioni che girano intorno a Napoli e col mercato aperto, infiammato dalla notizia di Kvaratskhelia, potrebbe finire veramente male. Io mi sono segnato 2 possibili domande tanto per farci una risata. Mister, ma la situazione Kvara del mercato non parlo, la società sa benissimo cosa e come si deve muovere. Il mercato di gennaio porterà il sostituto di Kvaratskhelia. A me, come ho già detto, servono i calciatori per essere competitivo anche in allenamento perché è lì che si costruisce la squadra. Più alto è il livello di tutti e meglio è. Girerà tutta lì, secondo me, la conferenza stampa. Poi smentiteci, ecco, smentiteci nella maniera più assoluta, così almeno sapremo qualcosina in più per quanto riguarda la partita di domani sera. Possiamo solo dire che Politano, a quanto si legge, almeno stando alle ultime, è recuperato anche Olivera, però è in forse comunque la situazione a livello offensivo. Forse vedremo Neres con Spinazzola stile Fiorentina oppure Neres a sinistra e Politano che ritrova il suo ruolo a destra. Speriamo di capirne, ecco, un po' in più dalla conferenza di oggi, anche se ne dubito fortemente. Per quanto riguarda il caso Kvaratskhelia, il Napoli credo che un tantino sapeva già che sarebbe finito sul mercato nella sessione di gennaio perché in primis non si vedono malcontenti dal punto di vista societario né per quanto riguarda il mister né per quanto riguarda ovviamente presidenza e tutta la dirigenza, quindi era una situazione che molto probabilmente il Napoli già sapeva e molto probabilmente anche lo spogliatoio ne era al corrente, però per quanto mi riguarda sono comunque condizioni da metabolizzare. Per quanto riguarda lo spogliatoio, il rendimento in campo che non deve essere assolutamente intaccato da situazioni del genere. Abbiamo una partita da giocare domani sera, abbiamo un Verona che credo verrà a Napoli mettendosi dietro la linea del centrocampo, sperando di portare a casa un punto. Noi dalla nostra abbiamo 3 palloni da rispedire al mittente nella partita di andata, di apertura del campionato, poi e quindi dobbiamo fare assolutamente il nostro e vincere la partita anche basandoci sul risultato di ieri sera Lazio Como finita 1-1. Voi mi direte ma tu fai comunque il paragone con la Lazio, la Fiorentina. Sì, io la corsa la faccio sulla Lazio, la Fiorentina, il Milan. Quindi se queste squadre, al di là di Atalanta, Inter e la stessa Juve, pareggiano o perdono punti, per me va sempre bene. Ecco, quindi bisogna recuperare altri 2 punti o rosicchiare, meglio, altri 2 punti anche sulla Lazio e distaccare poi quei 4 posti Champions dalle inseguitrici, mettendosi un attimo tranquilli per quanto riguarda i punti e la classifica. Ieri, e chiudo la parentesi Lazio, il Como ha fatto i primi 20 minuti veramente molto ma molto bene, poi c'è stata quella situazione su Nico Paz e Ghigù, quel fallo che comunque per me era da rosso. C'è chi dice no ma prende prima il pallone, se andiamo a riguardare il frame
prende il pallone perché Nico Paz calcia il pallone un attimo prima e ovviamente c'è questo sconto sulla caviglia bruttissimo come fallo. Il VAR dormiva o ancora doveva arrivare, ecco, nella, nella sala, quindi era tutto spento e non se n'è fatto praticamente niente. Billing è in Italia, oggi giorno della firma e visite mediche, a quanto si legge, centrale di centrocampo. La panchina per far rifiatare ovviamente Anghissà, minutaggio minimo quest'anno, 176 minuti giocati in 10 presenze in Premier con il Bournemouth, 75 minuti pensate nella partita del 29 dicembre contro il Fulham, il resto sono solo sprazzi dai 5 ai 15 minuti in campo, quindi da ricostruire per minutaggio, per tempo partita, per farlo tornare sul pezzo e concentrato anche da subentrato, 20 minuti, 25, un quarto d'ora, che siano 2023-2024, 29 presenze, 2 gol e 2 assist, 3 cartellini gialli e un'espulsione, con 1393 minuti giocati. Comunque un minutaggio tra virgolette da gregario, quindi non è che è stato titolarissimo anche l'anno scorso per quanto riguarda le presenze in Premier, perché ricordiamo che un titolare più o meno supera i 2000-2200 minuti per quanto riguarda le partite giocate se sei stabile nell'11 ovviamente che viene schierato tutte le settimane, ma non è assolutamente un problema perché noi dobbiamo avere la panchina giusta per quanto riguarda le eventuali sostituzioni, una febbre ad Anghissà e quindi abbiamo un calciatore secondo me abbastanza valido da poter schierare. 201 presenze con il Bournemouth, 31 gol e 20 assist. Niente male come ruolino, anche perché in un centrocampista del genere non è che vai a cercare i 20 gol a stagione, stai cercando appunto di alzare la qualità della panchina e sostituire il partente Foloruscio. Tiro, colpo di testa, discreta pulizia nel recupero palla. Quello che mi è piaciuto, per quanto ovviamente ho potuto vedere nei video che ho guardato in questo paio di giorni, fisicamente 1,93 è una bestia, molto alto, anche se non è poi larghissimo come calciatore, quindi anche abbastanza agile. Lo vedo un tantino più veloce per quanto riguarda lo scatto, forse un tantino più veloce di Anghissà. Forse Anghissà ha qualche punto in più per quanto riguarda la visione di gioco. Per caratteristiche comunque resta un calciatore conteano, voluto da Conte, e quindi la palla passa a lui per rimetterlo, rispolverarlo, ecco, un tantino per quanto riguarda continuità di prestazioni e stare sul pezzo. Piede sinistro, nazionalità danese e nigeriana, ma gioca per la Danimarca, quindi niente Coppa d'Africa, anche se ho letto tempo fa che la Coppa d'Africa comunque si farà nel mese di giugno, quindi quella situazione diciamo perdi i calciatori a gennaio non dovrebbe essere più un problema. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Smentiamo la situazione, abbiamo preso un altro Caiuste, abbiamo preso un altro Dendonker? Assolutamente no, tecnicamente siamo ad un altro livello, siamo assolutamente ad un altro livello, perché è vero che gli highlights e i video che si trovano online comunque sono montati in base a tutte le giocate, le ottime giocate di un determinato calciatore, però diciamo che le molte volte che se andate a vedervi qualche video e siete curiosi, le molte volte che mette la palla comunque in dofier, come si dice a Napoli, non si vedeva nei video di Caiuste né tantomeno in quelli di Den Donker. Poi è un calciatore che ha dinamismo e potrebbe far molto bene in casa Napoli. Ricordiamo che l'unico calciatore che mi ha fatto star tranquillo per quanto riguarda la coppia con Anghissà, da quando ovviamente Frank è a Napoli, è stato un Ndombélé, che quando comunque entrava, al di là della sua flemma, che sembrava lento, sembrava senza voglia, comunque tecnicamente io non l'ho mai messo in discussione e ero contentissimo quando il Napoli comunque portò il calciatore all'ombra del Vesuvio. Il contratto di
Billing è fino al 30 giugno 2027, 28 anni, ovviamente fatto finito per quanto riguarda l'età, il calcare il campo, l'esperienza giusta, e poi dalla nostra parte abbiamo uno staff che è di competenza di rispolverare poi e dare continuità a calciatori, ne fa del suo pane quotidiano. Vedete Neres, perché sì, Neres noi abbiamo fatto un grande acquisto, però Neres era comunque un calciatore un tantino discontinuo sia per quanto riguarda lo schierarlo sia per quanto riguardava le prestazioni. Ad oggi ci ritroviamo un calciatore che ci auguriamo che continui così, per amor di Dio, lo mette a destra, lo mette a sinistra, fa pochissima differenza, perché col pallone tra i piedi ti crea sempre la situazione di superiorità numerica, e comunque per quanto riguarda il passaggio e l'ultima decisione per arrivare a rete fa sempre la scelta giusta. Quindi benvenuto a Billing e speriamo di vedere domani sera una partita come si deve, con 3 punti in saccoccia, ma forse ci vediamo anche in giornata per quanto riguarda la conferenza del mister, e io gli rinnovo l'invito: certificato medico e affaticamento come fatte Kvaratskhelia per quanto riguarda il mercato, non ti presentare perché va a finire veramente male sta conferenza. Io ho, ho qualche, diciamo, ho qualche dubbio che vada bene, perché poi sicuramente già ci sono quelli che andranno a punzecchiare il mister per quanto riguarda la situazione campo e mercato. Poi c'è Kvaratskhelia che riempie le pagine di tutti i giornali, e quindi, caro mister, rispedisci al mittente, nel caso ti presenti, rispedisci al mittente come hai sempre fatto tutte le provocazioni, perché non serve assolutamente intaccare l'ambiente, lo spogliatoio, per quanto riguarda la continuità di prestazioni e il rimanere sul pezzo in una stagione dove stiamo facendo veramente, veramente, veramente molto bene. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.